Benvenuti nella soffitta più piccante e irresistibile di YouTube. Qui, tra poster sgualciti, vecchie VHS e sogni proibiti, oggi vi porto a scoprire, o forse sarebbe meglio dire riscoprire, una delle icone più luminose e sensuali del nostro cinema anni 70, Edwige Fenech. Eh sì, amici della soffitta, oggi non si scherza. Parliamo di una diva che ha mandato in tilt generazioni intere, e non solo per la sua bellezza da togliere il fiato, ma anche per quel mix perfetto di simpatia, malizia e, diciamolo, curve da capogiro. Oggi vi consiglierò 5 film mitici per conoscere Edwige in tutto il suo splendore. E quando dico tutto, intendo proprio tutto tutto. Preparate i popcorn o magari un ventaglio, perché la temperatura qui si alzerà parecchio. E mi raccomando, iscrivetevi subito alla Soffitta di Pippo, attivate la campanella per non perdervi neanche un tuffo nei nostri ricordi più bollenti. E se vi piace questo video lasciate un bel like e scrivetemi nei commenti quale altra star vorreste vedere protagonista della prossima puntata. Pronti a perdervi negli sguardi languidi e nei sorrisi maliziosi di Edwige? Allora, si parte! Oggi esploreremo uno dei cult della commedia sexy all'italiana, La poliziotta della squadra del buon costume, 1979, diretto da Michele Massimo Tarantini e con la sensualissima Edwige Fenech come protagonista assoluta. Preparatevi per un tuffo negli anni d'oro del cinema italiano, tra comicità leggera, situazioni piccanti e un fascino senza tempo. Madonna! Madonna mia! Ha visto? Ho preso il Colosseo e il Campidoglio. E io ho preso un accidente, signorina. E adesso glielo dica pure al suo amico Nardecchia chi è Gianna D'Amico. Ho visto. Oddio, questa è pazza da indernare, pazza furiosa. Il film racconta la storia di Gianna D'Amico, una poliziotta determinata a fare carriera nella squadra buon costume. L'ironia è che, pur essendo una donna incredibilmente attraente, viene spesso sottovalutata dai colleghi a causa del suo aspetto. Ha visto che bel regalo le ho fatto ieri sera? Spero che adesso prenderà in considerazione la mia domanda di trasferimento alla squadra del buon costume, no? Certo, lei è un elemento molto grazioso, molto prezioso, dicevo, però io non posso accettare simili regali. La trama si sviluppa tra gag comiche e situazioni imbarazzanti. Gianna si infiltra sotto copertura in un giro di prostituzione, persino travestendosi da spogliarellista. Qui il film dà il meglio di sé nel mettere in risalto non solo la bellezza mozzafiato della Fenech, ma anche la sua verve comica. Diretto da Tarantini, maestro del genere commedia sexy, La poliziotta della squadra del buon costume combina l'ironia dei poliziotteschi con l'elemento erotico che caratterizzava il cinema italiano di quel periodo. Edwige Fenech, con la sua eleganza e sensualità, interpreta una Gianna che usa non solo il fascino femminile, ma anche l'astuzia per smascherare una rete criminale. Oltre a Edwige Fenech, che brilla in ogni scena, il cast include alcuni dei più grandi nomi della commedia italiana: Lino Banfi, nel ruolo del buffo commissario Scappavia, e Alvaro Vitali, che interpreta l'imbranato agente Tarallo, portando avanti gag irresistibili. Il nuovo commissario! No! Scappa via! No, non scappo via. Io ho fatto solo il mio dovere. Lui scappa via! Io, scappa via! Ma no, Scappa via, io! No, resti! Signorina, scappa via, il mio cognome! Banfi, con il suo stile inconfondibile, regala battute indimenticabili, mentre Vitali completa il duo con la sua comicità fisica. Non si può parlare di questo film senza soffermarsi su Edwige Fenech. In quegli anni era una delle attrici più amate e desiderate del cinema italiano, e questo film conferma il perché. La sua bellezza naturale e il suo carisma fanno di lei la vera star. Nel ruolo di Gianna è affascinante e irresistibile, soprattutto nelle scene in cui si trova a lavorare sotto copertura come spogliarellista. Le scene di nudo sono eleganti, e la Fenech riesce a bilanciare perfettamente sensualità e humor. È chiaro che il film le dà ampio spazio per dimostrare la sua capacità di attrarre il pubblico, non solo per il suo aspetto fisico, ma anche per la sua simpatia e intelligenza comica. Il film uscì nelle sale italiane nell'agosto del 1979 e divenne subito un successo tra il pubblico, grazie alla sua formula collaudata di erotismo leggero e commedia slapstick. Parte di una trilogia che vede la Fenech nel ruolo di una poliziotta sexy, questa pellicola consolidò la sua immagine di icona cinematografica, tanto che ancora oggi viene ricordata come una delle sue interpretazioni più rappresentative.
Per quanto riguarda la critica, il film non fu particolarmente lodato, ma è proprio l'aspetto popolare e frivolo che lo rese così amato dal pubblico. Personalmente, La poliziotta della squadra del buon costume è uno di quei film che, se guardato con l'ottica giusta, riesce a intrattenere con leggerezza e divertimento. Edwige Fenech è indiscutibilmente la ragione principale per cui il film funziona. La sua combinazione di comicità, sensualità e presenza scenica è unica. È impossibile non lasciarsi trasportare dalla sua magnetica bellezza e dal ritmo frenetico delle gag comiche. Certo, la trama non è rivoluzionaria, ma è proprio quella semplicità, insieme a un cast eccezionale, che rende questo film un vero piacere da guardare. Se siete appassionati del genere o semplicemente curiosi di scoprire uno spaccato del cinema italiano anni 70, La poliziotta della squadra del buon costume merita sicuramente una visione. Edwige Fenech è al suo apice e vi garantisco che sarà difficile dimenticarla. Ciao. Ciao. Autostop. Gentile il tenentino. Doveva andare all'aeroporto a Padova. Per me ha dirottato un bel po'. Beh, cos'è quella faccia? Mi venga un colpo, ma tu sei. Oggi vi porto in un viaggio oscuro, misterioso e seducente, dove l'eleganza del giallo all'italiana si intreccia con atmosfere gotiche e un erotismo latente che stuzzica senza mai cadere nella volgarità. Parliamo di un capolavoro del 1972 diretto da Sergio Martino. Il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io ne ho la chiave. Un titolo che è già di per sé un piccolo capolavoro di suspense e ambiguità. La storia si concentra su Oliviero Ruvigny, uno scrittore in crisi, interpretato dal carismatico Luigi Pistilli. Oliviero è un uomo tormentato, in parte vittima del proprio successo e in parte carnefice di se stesso, intrappolato in una spirale di alcolismo, violenza e perversioni. E tu? Non bevi? Vive in una villa decadente insieme alla moglie Irina, interpretata da Anita Strindberg, una presenza glaciale e inquietante. La tranquillità del villaggio in cui vivono viene sconvolta da una serie di omicidi misteriosi che insinuano il dubbio e la paura tra i personaggi. Quando nella villa arriva la bellissima Floriana, interpretata dalla seducente Edwige Fenech, le tensioni già presenti esplodono in un gioco pericoloso di gelosie, tradimenti e desideri repressi. Floriana, già. Vai piano con i colpi. Sei nell'età buona per l'infarto. Irene, come stai? Bene, cara. A te è superfluo chiederlo. Sei uno splendore. Beh, io direi di muoverci. Prima arriviamo alla villa e prima ci beviamo sopra. Da qua, ti aiuto. Grazie. Floriana è la nipote di Oliviero, una donna di un fascino magnetico che non esita a sfruttare il suo potere seduttivo per raggiungere i propri scopi. Ti piace la nipotina? Quali che siano oggi le condizioni di Oliviero Ruvigny, sposato o no, decadente o no, Floriana è pronta in nome della depravazione a fargli godere la vita. Il cast di questo film è davvero eccezionale e non possiamo non partire dalla regina del giallo erotico Edwige Fenech. Con la sua bellezza mediterranea e il suo sguardo malizioso riesce a calamitare l'attenzione in ogni scena. Floriana è un personaggio complesso e sfaccettato e la Fenech le dà vita con una maestria che solo poche attrici dell'epoca potevano vantare. Come sei dolce. Ma adesso... Adesso cosa? Adesso che sai, vorrei andartene. Ed è giusto. Non ci penso nemmeno. Anita Strindberg, con il suo viso dai tratti scolpiti e il fisico statuario, incarna alla perfezione la tensione e la fragilità di Irina, la moglie tradita e frustrata. La sua interpretazione aggiunge un ulteriore strato di complessità al film, rendendo palpabile il dolore e la rabbia di una donna intrappolata in un matrimonio infelice. Cosa rappresentava tua madre per te? Maria la pazza o Maria la sanguinaria? E poi c'è Luigi Pistilli, che offre una performance intensa e tormentata, dando vita a un personaggio oscuro e inquietante, un uomo divorato dai suoi stessi demoni. Sono i vestiti che fregano il mondo. Nudi siamo tutti uguali. Non possiamo parlare di questo film senza menzionare la presenza di una giovanissima e splendida Daniela Giordano.
Vincitrice del concorso di Miss Italia nel 1966, Daniela era già un volto noto del cinema italiano quando apparve in questo film e la sua bellezza eterea aggiunge un tocco di innocenza e freschezza che contrasta meravigliosamente con l'atmosfera decadente e perversa della pellicola. La sua interpretazione è delicata ma efficace e la sua presenza scenica non passa certo inosservata, anche accanto a due colossi come la Fenech e la Strindberg. Questa sera al solito posto. Va bene. Ma non è sicuro, forse ho da fare. Senti, con me la storiella che hai da fare non attacca. Grazie, buongiorno. Hai cominciato a lavorarmi sui banchi del liceo, professore, e adesso paghi. Il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io ne ho la chiave. Rappresenta perfettamente il fascino del giallo all'italiana degli anni 70. Sergio Martino, maestro del genere, ci regala una pellicola che mescola abilmente elementi horror, suspense ed erotismo, creando un'atmosfera unica e avvolgente. Le atmosfere gotiche della villa, i segreti nascosti da ogni personaggio e la tensione sessuale che pervade ogni scena rendono questo film un gioiello per gli amanti del genere. Edwige Fenech e Anita Strindberg brillano con la loro bellezza e il loro talento, mentre la giovane Daniela Giordano aggiunge una dimensione di purezza e fragilità che arricchisce ulteriormente il film. È uno di quei film che non deludono mai, capace di tenere incollati allo schermo fino all'ultima scena, con un finale che vi lascerà senza fiato. Ah! Ma è un gatto. È bello anche. Hai paura del gatto? Si chiama Satana. Era di sua madre. E con questo, amici della soffitta, si conclude il nostro viaggio nel mondo affascinante e torbido. Il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io ne ho la chiave. Spero che questo tuffo nel giallo all'italiana vi abbia intrigato e magari ispirato a riscoprire altri capolavori del genere. Anch'io sono stanca. Direi che il viaggio è stato piuttosto movimentato. Vado a letto. Ma mi sembri nuova! Sì? Bene, bene, è proprio quello che cercavo. Monta? 5.000! Capirai, che so? Monta, monta! Oggi torniamo indietro nel tempo fino al 1973 per riscoprire uno dei film più spassosi e rappresentativi di questo filone, Giovannona Coscialunga disonorata con onore. Un titolo che è tutto un programma e che porta con sé un mix irresistibile di comicità, malizia e soprattutto la presenza magnetica di Edwige Fenech. E quando c'è lei, lo sappiamo bene, il livello di sensualità si alza alle stelle. C'è o non c'è? C'è, e è una fata. Albertini! La storia ruota attorno a un imprenditore del nord Italia, il commendatore La Noce, che si trova nei guai fino al collo. Il suo caseificio in Sicilia è al centro di uno scandalo per inquinamento ambientale e per salvarsi dalla rovina ha bisogno di un aiuto politico. Gli viene suggerito di fare leva sulle debolezze di un potente onorevole, il cui punto debole, guarda un po', sono le donne sposate. Il piano è semplice: convincerlo ad aiutare l'azienda offrendogli come esca una moglie disponibile. Il problema? La vera moglie del commendatore non è affatto d'accordo. Ed è qui che entra in gioco il personaggio di Edwige Fenech. La soluzione trovata dall'astuto segretario di La Noce, il ragionier Mario Albertini, è quella di ingaggiare una giovane e procace prostituta che dovrà fingersi la signora La Noce. Il suo nome è Giovannona Coscialunga e fidatevi, il soprannome è decisamente meritato. Ha detto 5.000. Chi? Ah, il tuo ragazzo. Ma se per 2 giorni di lavoro ti offrissero 400.000, Robertuzzo sarebbe Cocoso io. Volevo dire, Robertuzzo sarebbe contento, no? Parli poco. Giovannona è una donna dalla bellezza esplosiva e dalla parlantina diretta, capace di far perdere la testa a chiunque, anche a un navigato politico come l'onorevole Pedicò. Da qui prende il via un vortice di situazioni comiche, fra gaffe, equivoci, doppi sensi e travestimenti, con la povera Giovannona che cerca di stare al gioco, mentre il ragioniere Albertini deve fare i salti mortali per evitare il disastro. Ma basta, già? Le stronzate le state dicendo voi. Io mi sono detto soltanto che a me mi piace lui. Però lo lavoro lo faccio lo stesso. Con un commendatore, con l'onorevole, con il capostazione, con chi caccia volete. Ma questa qui parla sempre così? No, pure peggio. E tu non te ne sei accorto prima?
Ah, commendato, io ho cercato una sventola, mica un premio Nobel. Una commedia degli errori che fa ridere ancora oggi, grazie anche all'incredibile affiatamento del cast. Edwige Fenech in questo film è semplicemente perfetta. Bellissima come sempre, con quel mix di eleganza e sensualità che l'ha resa una delle icone più amate del cinema italiano, riesce a dare al personaggio di Giovannona una verve comica incredibile. Non è solo una bellezza da ammirare, ma una vera protagonista, capace di rubare la scena con la sua espressività e la sua capacità di giocare con i cliché della commedia sexy. Il suo ingresso in scena è un trionfo. Capelli perfetti, sguardo ammiccante, gambe da capogiro. E poi diciamolo, la sua risata e il suo modo di prendere in giro il ruolo stesso della donna oggetto sono elementi che la rendono ancora più affascinante. Se io ci avrei un uomo come te, fosse la femmina più felice del mondo. Ma tu parli così? Non va come non dovrei parlare, mi ha imparato Robertuzzo. Ma non è solo questione di estetica. La Fenech dimostra anche un ottimo talento comico, riuscendo a tenere testa a colleghi del calibro di Pippo Franco e Vittorio Caprioli, due veri giganti della comicità italiana. La sua Giovannona è provocante, sì, ma è anche simpatica, ingenua a tratti e irresistibilmente maliziosa. Che non puoi più fare la moglie del commendatore. Ma e chi se ne frega, non ce lo metti? A me mi piaci tu. Oddio! E ma questa che gli faccio mangiare un vocabolario? Albertini! Ma ormai? Finalmente! Splendida, veramente splendida, incantevole. E parlando di talento comico, non si può non menzionare Pippo Franco. Nei panni del ragioniere Albertini è il perfetto contraltare di Giovannona. Timido, impacciato, spesso in difficoltà davanti alla bellezza esplosiva della Fenech. Il suo personaggio è quello che regge il ritmo del film, con una serie di gag e battute che ancora oggi fanno ridere. E qui bisogna prendere una decisione drasticamente irreversibile. Ma non dire cose arcane. Arcane? E chi gli ha detto niente, Arcane? Pippo Franco, che in quegli anni era una delle star più amate della commedia italiana, qui è in gran forma. Sempre sopra le righe, con quella sua espressione perennemente sorpresa e le trovate geniali che hanno reso indimenticabili tanti dei suoi ruoli. Ma il vero mattatore della pellicola è Vittorio Caprioli, nei panni dell'onorevole Pedicò. Politico corrotto e libertino, ha il vizietto delle donne sposate e si lascia sedurre con una facilità disarmante. Caprioli, attore di straordinaria esperienza teatrale e cinematografica, riesce a dare al personaggio una verve irresistibile, trasformandolo in una macchietta perfetta per la satira dell'epoca. E poi c'è Gigi Ballista, che interpreta il commendatore La Noce. Se avete visto qualche commedia sexy dell'epoca, sapete che Ballista era un maestro nei ruoli di uomini di potere, un po' patetici e vittime delle loro stesse trame. Qui non fa eccezione, e le sue espressioni da industriale disperato sono una delle parti più divertenti del film. Infine, non possiamo dimenticare Francesca Romana Coluzzi, un'altra presenza fissa del cinema di genere. Con il suo talento e la sua fisicità imponente, dà un tocco di grinta in più al film. Oh, con una donna come lei, io ho solamente paura di me stesso. Commendatore, cosa dice? Delinquente! Ma che cosa sta guardando? Mi è parso di sentire un rumore. Chissà cosa sarà stato. Non vedo niente. È sicuro che non vede niente, commendatore? Signora, ma se fa così si raffredda. E allora, amore, riscaldami tu. Lasci, ti mando a fuoco. Giovannona Coscialunga, disonorata con onore, fu un grande successo al botteghino. Il pubblico dell'epoca amava queste commedie leggere, capaci di giocare con la sensualità senza mai scadere nel volgare. E poi, diciamolo, era difficile resistere al fascino di Edwige Fenech, che con questo film consolidò ulteriormente il suo status di regina incontrastata del genere. La bella del zio! Bella! Sperando che scoppia la guerra e ti fanno brucerosina! Ah, che bella che sei! Oi, bellezza! Dai, che anche te sei di leva, vieni con noi! Ah, bella cosa bella, Verpina, via qua che hai sbagliato treno! Oddio, semplicemente pure te! Negli anni la pellicola è diventata un cult, apprezzata non solo dai nostalgici, ma anche da chi riscopre oggi il cinema di quegli anni con occhi nuovi. Certo, i tempi sono cambiati e alcune dinamiche possono sembrare datate, ma il film conserva intatta la sua capacità di far ridere. E poi è un pezzo di storia del cinema italiano, un'epoca in cui la leggerezza e la bellezza si sposavano perfettamente con la commedia.
Si racconta che sul set le risate fossero all'ordine del giorno, soprattutto per via delle improvvisazioni di Pippo Franco e Vittorio Caprioli. La Fenech, pur essendo una professionista impeccabile, spesso si trovava a dover trattenere le risate di fronte alle battute surreali dei colleghi. E pare che persino il regista Sergio Martino non riuscisse sempre a mantenere la serietà durante le riprese. Se non avete mai visto Giovannona Coscialunga, è il momento di rimediare. E se l'avete già visto? Beh, non c'è occasione migliore per rivederlo e ridere di nuovo di questa girandola di equivoci e seduzione. Un film che incarna perfettamente lo spirito della commedia sexy all'italiana, con un cast straordinario e una protagonista che da sola vale il prezzo del biglietto. E voi, cosa ne pensate? Avete qualche aneddoto legato a questo film? Poi io accetto solamente elementi con alto indice di efficienza. E io dica lei, sono efficiente o no? Efficientissima, sotto tutti i punti di vista. Oh. Vedremo. Oggi ci immergiamo in uno dei capolavori del giallo italiano, diretto dal maestro Sergio Martino nel 1971, Lo strano vizio della signora Ward. Un viaggio affascinante nel cinema thriller che mescola eleganza e suspense. Pronto? La signora Julie Ward. Sono io. Chi è? Ho avuto modo di vedere che lei è un'amante deliziosa, con deviazioni molto interessanti e insospettate, sono certo, anche dal suo onesto marito. Non è così? La smetta di dire stupidaggini, chi è? La nostra protagonista, Julie Ward, interpretata dalla bellissima Edwige Fenech, è la moglie di un diplomatico appena tornato a Vienna. Qui scopre di essere il bersaglio di un maniaco sessuale che la perseguita. Tra feste scintillanti e incontri casuali, Julie si ritrova intrappolata in un vortice di passione e pericolo quando il suo ex amante Jean riappare nella sua vita, nonostante lei desideri solo dimenticarlo. Sei Jean, sei tu, lo so, è vero che sei tu, Jean! Signora Ward, l'aspetto al tramonto all'ingresso sud del Palmenhaus di Schönbrunn. Si ricordi, sola e con 20.000 scellini. Ma... Il film si dipana attraverso giochi di seduzione e momenti di tensione acuta, culminando in un incontro fatale orchestrato dall'assassino che porta alla tragica morte della sua migliore amica Carol. Il mistero si infittisce e il pubblico viene trascinato in un climax sorprendente che solo il tempo saprà svelare. La trama da un episodio di cronaca di quegli anni, che forse voi non sapete neanche quale fosse, che era il caso Fenaroli, in cui praticamente un marito faceva uccidere la moglie per incassare l'assicurazione. La colonna sonora, che ha lasciato un'impronta anche nel cinema contemporaneo, è stata anche utilizzata da Quentin Tarantino in Kill Bill Volume 2, dimostrando l'influenza duratura di questo classico. Dove stiamo andando? È una sorpresa! Mi porti subito a casa. Dopo, Julie, dopo! Le ho detto di portarmi Non si preoccupi! Le farò provare solo ebbrezza, paura e grandi tuffi al cuore. Mi porti subito a casa. E anche oggi, cari amici della soffitta, abbiamo fatto un bel viaggio tra pellicole indimenticabili e sogni ad occhi aperti, con una guida d'eccezione, la splendida, inarrivabile, seducente Edwige Fenech. Spero che questi 5 film vi abbiano fatto venire voglia di riscoprirla, magari con uno sguardo un po' più malizioso. Tanto qui siamo tutti tra amici, no? Se il video vi è piaciuto, lasciate un like bello carico, così capisco che anche voi siete fan di Edwige quanto me. E soprattutto iscrivetevi alla Soffitta di Pippo e attivate la campanella, così non vi perdete nemmeno una delle nostre incursioni tra le meraviglie più sensuali e nostalgiche degli anni d'oro. E adesso tocca a voi. Scrivetemi nei commenti quale altra dea del cinema vorreste vedere protagonista della prossima puntata. La soffitta è grande e di sogni da rispolverare ce n'è ancora tantissimi. Un abbraccio a tutti e alla prossima avventura nella nostra soffitta dei desideri. Quindi in realtà credo lo ricordo piacevolmente il film, perché oltre al fatto che era un periodo estremamente positivo per il cinema, in realtà ebbe un grandissimo successo con attori in quel momento non noti, e credo sia stato il film che ha consacrato la Fenech attrice, qualificandola a livello internazionale, perché quel film ha girato tutto il mondo.